Allora, vediamo una protezione interessante per chi ha un BMW GS. Penso sia compatibile con quasi tutte le annate. Allora, niente di particolare, per cui diciamo. Però ha, diciamo, l'utilità. Allora, dovrebbe essere in plexiglass, qualcosa di simile. Immagino che, adesso non so bene il materiale, l'ho acquistato, non mi ricordo se su Amazon, comunque vabbè. Al di là di quello, l'ho acquistato per montarlo, diciamo, sulla moto e proteggere il faro, perché devo fare un percorso sterrato abbastanza impegnativo, su circa 180 km, e volevo evitare di rompere il faro, per cui, visto quello che costano ormai, allora ho cercato e ho trovato questa, la soluzione più economica. Sicuramente ne esistono anche di più costose, però diciamo che tutto sommato è il classico prodotto, passatemi il termine, quasi cinese, però tutto sommato dovrebbe andare bene e, diciamo, assolvere al compito. Allora, questa è la versione per GS, poi so che esiste anche per altre moto, però la parte, diciamo, in questo caso va tolta la pellicola, la toglieremo poi dopo averlo montato, però se riesco, perché poi in realtà sembra tanto facile a quanto pare, se non si hanno le unghie. Bella, ok, sì. Comunque vedete, c'è lui è assolutamente trasparente, anche sul retro c'è da togliere la pellicola, per cui vabbè, poi la togliamo e vediamo l'effetto che fa. Però diciamo che può essere una buona soluzione, ripeto, niente di particolarmente costoso, così anche se si dovesse rompere, prendere una sassata, tutto sommato, male che vada, la spesa è stata contenuta, almeno io la vedo così. Da quello che mi preoccupa potrebbe essere magari forse i riflessi nella luce, però da quanto ho letto chi l'ha già acquistato non ha segnalato questa cosa, per cui immagino sia abbastanza ininfluente dal punto di vista poi dell'illuminazione del faro. Andiamo però col dire, prima di passare al montaggio, che nel kit vengono fornite 4 viti che vanno, come si può dire, a sostituire le 4 viti del faro, della copertura del faro originale, e poi questi che sono i tubetti, una sorta di estensione, quindi il distanziale sostanzialmente tra il faro originale e la protezione. Allora, non sono bellissimi se avete, come nel mio caso, una moto che è una triple black, per cui tendenzialmente tutta nera. Ecco, questo adesso infatti cercherò se trovo una soluzione, però al di là di quello, diciamo, vediamo un attimino come si monta e quale soluzione trovo per evitare che questi siano così visibili. Allora, prima cosa bisogna smontare queste 4 viti. Piccolo. Perfetto, questo è il suo. Allora, serve un T10. Ecco, l'unica cosa che ho visto che non mi fa impazzire è che le viti fornite sono delle classiche viti a croce, per cui diciamo meno, o meglio, più facili da smontare, anche se non si hanno gli attrezzi. È un vantaggio, ma è un vantaggio anche per i ladri. Però adesso, una volta fatto questo, diciamo che bisogna montare i distanziali, che andiamo però a modificare, e poi montiamo il vetro e vediamo come esce. Vediamo cosa ho trovato per togliere questo, per coprire sostanzialmente. Allora, guaina termorestringente, la tagliamo più o meno in due, poi andremo a rifilarle e vediamo come esce. Adesso può essere che non sia la soluzione migliore, però diciamo così sui due piedi non mi sembra neanche tanto male. Il diametro è quello giusto, per cui fortunatamente ne ho in casa di diverse. Prendiamo un cacciavite giusto così per poterlo tenere, e poi usiamo una pistola d'aria calda e vediamo. Allora, è possibile anche utilizzare un accendino volendo, però sicuramente, diciamo, con questa
Dicevo, si può usare anche un accendino, diciamo, però il vantaggio di una pistola ad aria calda è che, diciamo, non va a sciogliere proprio a fiamma libera, per cui tutto sommato potrebbe anche essere una buona idea. Allora prepariamo anche gli altri e poi vediamo cosa esce. Perfetto, tutti e quattro. Io utilizzo questa, vabbè, ripeto, questa è quella che ho, però utilizzo questo con questo ugello, non so se si chiama ugello, però diciamo è un diffusore un po' particolare, perché comunque l'aria calda come si può dire, va a sbattere sulla parete e torna indietro, e questo genera sicuramente una sorta di mini vortice che va a scaldare in modo uniforme tutto, altrimenti vabbè, diciamo, l'altro metodo è quello di utilizzare o un accendino o qualsiasi cosa comunque e muoverlo poi nei due sensi. Alla fine il risultato che abbiamo è questo. Adesso andiamo a rifilare il vecchio, che aveva sicuramente del materiale in eccesso. Bene, i 4 pezzi sono pronti, possiamo proseguire con l'installazione. Allora, questo è il nostro supporto, cioè questo è il nostro vetro, scusate, questi sono i distanziali che ho fatto e questi andrebbero poi installati in questo modo, per cui vite, distanziale, modificato in questo caso perché lo volevo nero, e questo è il risultato, e poi il tutto. Ecco, quello che a me non fa impazzire è proprio la scelta di avere questa vite così, perché alla lunga, vedete, non so, per cui ho pensato di fare un'altra modifica, e poi prima di montarlo bisogna ricordarsi che va tolto tutto quanto, per cui a livello di trasparenza non mi sembra niente male, devo vedere, ecco, a parte adesso devo togliere questo e via, e questo è il risultato una volta assemblato. Vedete, ho messo guarnizioni sia nella parte alta sia sotto, e vediamo adesso il montaggio, sperando che questa modifica non abbia allungato, non abbia, diciamo, ridotto la distanza con le viti. In questo caso l'installazione con un semplice cacciavite. Facciamo prima la prova. Allora, niente, alla fine altra modifica, forse così funziona meglio. Allora, vite a contatto con il plexiglass, una guarnizione in gomma sotto e poi questo. In effetti il problema grosso è anche che queste viti non sono particolarmente lunghe, cioè sono precise, e introdurre una doppia rondella in gomma crea qualche problema, per cui lo montiamo così e vediamo come viene. Ecco, dovete stare sicuramente attenti a non stringerli, come dico io, alla morte, nel senso che stringerle troppo poi si corre il rischio che si spacchi qualcosa, per cui il giusto. Se non ho una coppia di serraggio, per cui non vi so dire quanti newton metri vanno stretti. Io normalmente in questo caso vado a sensazione, cioè mi assicuro che sia e poi controllo effettivamente. Allora, in questo caso farò una piccola prova poi in strada, e eventualmente, ecco, si potrebbe anche ipotizzare di utilizzare un frenafiletti nel caso in cui, ecco, non dovesse reggere. Il mio consiglio per i primi tempi è quello di mantenere comunque le viti originali e come si può dire? Dicevo di mantenere le viti originali e poi portarvele dietro in caso in cui ci fosse qualche problema con il serraggio e tutto, perché altrimenti si corre il rischio di perdere poi la copertura originale BMW. Immagino che costi un mezzo rene.
e vediamo il risultato finale. Ecco, onestamente non mi sembra niente male, ho cercato di nascondere il più possibile le scritte delle guaine termorestringenti, però devo dire che il risultato è anche carino. Sicuramente niente di troppo appariscente come piace a me, e soprattutto considerato il prezzo direi che può essere anche qualcosa di interessante. Bene, vi lascio comunque il link in descrizione e come al solito vi invito a lasciare un like al video e niente, se avete voglia iscrivetevi, è gratuito e ci date una mano a crescere e a portare avanti, magari provare nuove cose e aggiungere contenuti. Grazie e alla prossima!